Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrano in bilancia tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici della bilancia. Quando c'è l'imperatore si parla di un periodo stabile, concreto. Potrebbe anche essere necessario, diciamo, rivestire il ruolo di guida, perché comunque l'imperatore è l'archetipo del padre e chi lo sa, per qualcuno magari potrebbe essere giunto il momento di pensare a diventare genitore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare anche l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Allora, sono già saltate via le carte, ragazzi, quindi iniziamo con un 6 di spade, un 10 di coppe, la regina di spade, il sole, un 5 di pentacoli, un 8 di pentacoli, un 2 di spade e un 5 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'energia più forte del mese, qual è il movimento energetico che si sente di più, indipendentemente dal fatto che siate singolo o in coppia, dopodiché andremo a fare i vari esempi. Allora, così, d'entrata, guardando le carte, io ho come la sensazione che il mese di febbraio sarà focalizzato sul cambiare le vostre regole, la vostra zona sicura per quello che riguarda la relazione e se siete single l'idea che avete di relazione. Io ho come l'idea che un po' tutto il mese sia è come se vi desse la possibilità di vedere quello che fino adesso non avete visto. Adesso vi spiego. Andiamo a vedere se di spade. 4 di coppe e 10 di bastoni. Allora, il 6 di spade è una carta che fa riferimento alle credenze limitanti e a tutto quello che si è imparato nel passato durante la fase della crescita e che si è in qualche modo incriptato nel nostro subconscio. Io non parlo di conscio, ok? Perché ci sono molte volte dove la gente dice no, ma io voglio quella roba lì. Sì, ma se il tuo programma interno è diverso, puoi volere finché vuoi, ma non si ottiene, no? E potrebbe far riferimento alle responsabilità che voi pensate di avere all'interno di una coppia. Vi faccio un esempio per farvi capire. Siete cresciuti in una famiglia dove la mamma faceva tutto e quindi voi avete l'idea che la donna in casa faccia tutto, ok? E se siete donne potreste sentire come un peso in questo senso. Può essere anche un tema legato a certe aspettative, all'interno della coppia, o magari è quello che voi vi aspettate all'interno della coppia da voi stessi. Cioè, io dovrei fare questo, sarebbe compito mio, o dovrei fare così, sapete, tutte quelle cose che è un po' l'ego, no? Andiamo a vedere, ok,
Il 10 di coppe ha un 8 di bastoni e 7 di pentacoli. Wow! Voglio andare a vedere anche la regina di spade, perché qui la 2 di pentacoli e cavaliere di spade. Mm. Allora, la regina di spade mi parla di strutture mentali. E qui c'è il 10 di coppe che è una carta di famiglia, se vogliamo, quindi non nego che per qualcuno ci potrebbe essere come una reunion, in un clima familiare caldo comunque, perché il 10 di coppe è una bella carta, però ho anche la sensazione che certe cose non vengano dette, soprattutto se siete in coppia, per amor di pace, per non rovinare, diciamo così, l'ambiente familiare, l'equilibrio, insomma, che avete, che può essere anche di coppia e non necessariamente familiare. Però comunque questa regina di spade mi dice che c'è una certa struttura mentale, ma me lo dice anche il 6 di spade, no? Quello che vi dicevo prima che bisognerebbe elaborare. Ehm, Questo gruppo di carte a me parla di incoerenza, cioè è come se deste, faceste, pattuiste delle regole che magari sono solo nella vostra testa, soprattutto se siete single, è come se per voi la relazione, la coppia debba avere determinate regole, però poi è come se non foste consistenti, cioè se voi foste i primi a non seguire queste regole, ad avere alti e bassi, è come se non riusciste voi stessi ad essere costante nel seguire le regole. C'è una frase di crescita personale che dice pensa a chi vuoi diventare e inizia a comportarti come quella persona. Ecco, voi è come se lo pensaste, ma faceste fatica a comportarvi come quella persona. Perlomeno questa è un po' la sensazione che ho io. Andiamo a vedere il sole. Vi sento come working in progress per quello che riguarda il vostro modo di pensare. È come se nel mese di febbraio vi rendeste conto di certe cose che secondo me sono punti di forza, o vostri o della relazione, e che fino adesso non avevate considerato. Anche temi del tipo, questo io ho sempre pensato che fosse una cosa ehm, che io devo fare in quanto ruolo nella coppia, e invece il punto di forza è proprio trasformare questa credenza e dire no, ok, anche l'uomo, sempre seguendo l'esempio di prima, può, non lo so, caricare la lavastoviglie, ipotesi, no? E quindi è una destruttura mentale. Ho come questa sensazione. Devo dire che la parte affettiva è abbastanza, cioè il vostro sentire, il vostro stato d'animo nel mese di febbraio per adesso mi sembra abbastanza appagante. ehm, Credo che vi sentirete proprio in una zona protetta. Voglio andare a vedere questo asso di... Ecco, infatti. Per qualcuno ci potrebbe essere come una decisione da dover prendere. La testa è chiara, cioè quello che volete lo sapete, il come ottenerlo, quale si sta modificando, le regole, quello che vale per me vale per te, e via dicendo. Mm, Però con questo due di spade io ho come proprio la sensazione che potrebbe esserci una decisione da dover prendere. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli. 4 di spade. E 10 di spade. Credo che qui il tema sia fare qualcosa con costanza. Questi cambi, queste nuove regole, queste... Più che nuove regole è il lavoro sulle credenze limitanti qui, ragazzi, puro e duro, cioè nel senso si tratta di trasformare quello che voi pensate, capire perché io ho questo pensiero, da dove arriva, quando ho generato questo pensiero, è ancora valido per me, mi serve, mi limita, e cambiare questi pensieri. C'è tutto un lavoro che io propongo sia a livello personale, attraverso una mail con delle sessioni private,
oppure attraverso gli abbonamenti. Lì tratto le credenze limitanti, ragazzi. Sono 4 playlist, vanno ascoltate in ordine di numero, dall'1 al... poi c'è 3A e 3B che andrebbero ascoltate di pari passo. E lì affronto tutto il tema delle credenze limitanti, però non saltate le playlist perché se no, cioè sono state disposte così perché hanno un ordine logico, ok? Di apprendimento, diciamo così. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Mm. Ho l'idea che qui ci sia qualche cosa con la quotidianità. Sapete, soprattutto per chi ha un tema in coppia con, appunto, la donna è sempre quella che deve fare tutto, no? E invece voi a un certo punto vi stufate e dite no, ascolta un attimo. Oppure l'uomo è sempre quello che deve lavare la macchina, no? Per dare un esempio paritario. E ad un certo punto io sento che inizierete, perché un discorso è borbottare, aiutami, fai questo, dovresti, potresti, e continuare a farlo voi. Un discorso è cambiare le regole, cioè tocca a te farlo, abbiamo stabilito che lo fai tu e io non lo faccio fino a quando non lo fai tu. È un prendersi la responsabilità, rompere gli schemi, secondo me, all'interno della relazione. E se per caso siete single e state solo frequenticchiando qualcuno, anche lì è un discorso di botta e risposta nei messaggi, potrebbe essere. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché si ripete. 5 di coppe e 3 di coppe. Datemi una carta per il 5. Sì, io sento che c'è come un cambio modalità, qua. Cioè, se prima eravate le persone che vedevate quello che non andava e avevate bisogno di togliervi dei pesi, lasciarvi indietro delle... lavorare il vostro stato mentale di che cosa credete di dover fare o essere all'interno della coppia, io ho un po' la sensazione che veramente nel mese di febbraio prenderete in mano la situazione, uscirete dalla modalità vittima. È come dire, è inutile lamentarsi e non fare niente per cambiare la situazione. Vi dico, se vi aspettate, ipotesi che il partner carichi la lavastoviglie, perché è una cosa che di solito fate voi, semplicemente smettete di farlo. Potete magari all'inizio dire dai, una sera lo faccio io, una sera la fai tu, poi se vedete che schina, cioè che se ne va, che scappa, che trova scuse, ad un certo punto semplicemente smettete di fare la lavastoviglie. Vi darà fastidio un giorno, perché magari è a voi che dà fastidio vedere la cucina sporca. Però insomma, fate in modo che l'altro veda il mattino quando si sveglia i piatti da fare e vi chieda come mai ci sono i piatti da fare. Toccava a te ieri sera. E non li fate, fino a quando questa persona non li fa, non li fate. Va bene, poi sì, cioè dico queste cose anche un po' per scherzare, per ridere, però sono tecniche, io le chiamo tecniche di sopravvivenza. Cioè a un certo punto anche litigare sempre non va bene e bisogna mettere l'altro nelle condizioni di capire. Non è tanto lo scontro, ma è il come possiamo unirci di più, venirci incontro, creare un'alleanza, come vi posso dire, un feeling, creare non mi viene la parola che vorrei usare, una sintonia, una, ecco, complicità. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Ce l'avete due volte anche il 5 di coppe, regina di bastoni, sì. La regina di bastoni, ragazzi, è la regina per eccellenza associata alle streghe, no? Cioè dovrebbe esserci anche un gatto nero, eccolo qua. Perché? Uscite dalla modalità vittima, non vi lamentate e basta, prendete in mano la situazione e ammaliate l'altro. Cioè qui non si tratta di manipolare con l'intenzione di
far danno all'altro, si tratta di condurre l'altra persona, anche se siete uomini, e magari avresti bisogno che la vostra partner, non lo so, fosse un po' più vulnerabile perché se no non riuscite a conoscerla, ipotesi, allora fatevi vedere voi per primi vulnerabili in modo che l'altra, la partner, senta che si può sentire al sicuro, cioè va bene cambiare le vostre credenze, che è la base, secondo me, ma poi qui c'è anche un modo dolce, se vogliamo, di portare l'altro di cambiare passo dopo passo, giorno dopo giorno, una piccola modifica per volta, cambiare completamente la vostra realtà. Io ho questa sensazione proprio fortissima, di cambio prima delle regole interne vostre, dopodiché delle regole esterne. E se siete single, potrebbero anche essere le regole nei confronti dei colleghi, degli amici, dei parenti, dei familiari. Insomma, diciamo che è un lavoro che vi serve come allenamento per un futuro partner. Adesso andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. Eh, Dunque, c'è la possibilità di conversare piacevolmente con qualcuno, ma ragazzi, io ho come la sensazione che questa persona serva più per dare un balsamo al vostro cuore che non per iniziare veramente qualcosa. Cioè, sento come se ci fosse un rapporto di amicizia dove si parla bene, ci si intende, però o non avete mai considerato questa persona come un potenziale pretendente o una potenziale pretendente, ehm, oppure per qualcuno potrebbe anche essere che conoscete questa persona da così tanto tempo che ormai siete diventati amici ed è come se non ci vedeste un qualche cosa di più. Ehm, Potrebbe esserci mi viene da dire una toccata e fuga da parte di un nuovo pretendente, cioè proprio una cosa del tipo ci vediamo, sì sì, ci vediamo poi anche la prossima settimana, poi sparisce, poi dopo, cioè una cosa tipo ci vediamo una volta e poi dopo 3 settimane, per esempio, no? Però niente cioè la trasformazione di questo mese è più vostra sul discorso ideologia di coppia o anche sul discorso del che informazione arriva fuori, cioè gli altri come mi percepiscono, io penso questa cosa qua, perché? Cioè il lavoro delle credenze è la prima carta, la carta di partenza è 6 di spade, ragazzi. Quindi c'è proprio bisogno di lasciarsi indietro certi temi, certe responsabilità, certe aspettative, certi doveri nei confronti di noi stessi o mi viene da dire l'aspettativa del io devo essere così per apparire. Devo essere sempre perfetta per, non lo so, piacere agli uomini. Devo vestirmi sempre in giacca e cravatta per sembrare un uomo di successo. Cioè, dinamiche di questo genere che secondo me vanno qui un po' elaborate ehm, per dare il passo a qualche cosa di nuovo, mi verrebbe da dire. Potreste effettivamente avvicinarvi a qualcuno sul posto di lavoro. Ripeto, la comunicazione o il fatto che vi vediate con questa persona non è cadenziato, non è continuativo, è più sporadico, lo sento, però insomma potrebbe esserci come un qualche input sul posto di lavoro. Sono solo input, ragazzi, sono solo input perché vedo che l'altra persona non si espone tanto. Però questo ve lo devo dire. Per chi fosse in coppia. Allora, perché fosse in coppia qui arriva al lavoro, prima su se stessi, perché io mi comporto così, perché devo sempre fare io questa cosa, perché... E fate un elenco, con la regina di spade, io lo dico spesso, si tratta di fare un elenco, cosa faccio io, cosa fa l'altro, cos'è mia responsabilità, cos'è responsabilità dell'altro. E per responsabilità non intendo solo chi butta fuori l'immondizia, però quando si comincia a discutere è colpa tua, se guarda che cosa mi fai fare, no, 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 no. Guarda cosa mi fai fare è una manipolazione bella e buona. Voi non obbligate nessuno a fare qualcosa, voi non siete responsabili di come l'altro sceglie di reagire ad una determinata cosa, ok? Quindi è solo una manipolazione, è un rigire a frittata. Mettete subito l'altra persona a suo posto e dite no, aspetta un attimo, io non ti ho fatto fare niente, ok? La responsabilità
10 di bastoni, toglietevi le responsabilità che non sono vostre. Identificate prima perché cosa vi sentite responsabili, colpevoli, che aspettative avete e dopodiché ridimensionate il tutto. Devo dirvi che c'è come un passaggio e prenderete in mano la situazione per chi è in coppia. Io sento che molte persone decideranno di smettere di essere le vittime, di essere quello a cui succede tutto e di semplicemente iniziare ad agire. Qui con la Regina di Spade capirete come, ok? Capirete come rompere il ciclo del karma. Quindi se una dinamica continua a ripetersi nello stesso modo, voi dovete infilare un bastone in mezzo alla ruota del karma e bloccarlo e dire no, aspetta un attimo, ok? Interrompete il karma, si cambia anche interrompendo gli schemi di comportamento normalmente dannosi, ok? Per chi è in una relazione più o meno, ni, allora ragazzi, io qui ho la sensazione che valga un po' anche per voi quello che ho detto per le coppie. Si tratta di portare l'acqua al vostro mulino. Qui capite che cosa c'è che non va, che cosa è vostra responsabilità, che cosa no, che cosa vorreste da una relazione, lo mettete nero su bianco, cercate di parlarne, vi schiarite le idee ed è un po' come, ok, questo è quello che voglio, basta fare la vittima, basta lamentarmi perché quella persona non mi dà quello di cui ho bisogno per magari, non lo so, anche lì possono essere stati 6 mesi dove la persona vi dice sì, facciamo, sì, andiamo, sì, brighiamo e poi non si fa mai niente, no? E quindi a un certo punto prenderete voi in mano le redini della situazione, cioè che cosa fare? Organizzerete voi il viaggio, organizzerete voi la cena, organizzerete voi l'incontro. A quel punto la persona, se non si presenta perché non gli importa o non le importa, sta di fatto che attraverso questo lavoro che farete, diciamo, di tipo mentale, troverete la strada giusta per creare qualche cosa di nuovo con l'altra persona, creare delle dinamiche nuove con l'altra persona. Mi viene da dire che prenderete in mano il vostro potere personale e direte no, basta, adesso io ho sempre pensato così e mi ha dato questi risultati. Se voglio risultati diversi, cambio il modo in cui penso, trasformo il modo in cui penso e il modo in cui agisco. Esco, guardo oltre con questo 3 di bastoni, ragazzi. Ehm, Credo che questo imperatore parli, allora l'imperatore è il polo negativo, no? È l'archetipo maschile. E di solito parla di ordine, struttura, mente, rigore, e qui abbiamo una regina di spade che è un po' quell'archetipo, no? Ed è riferito al padre, perché è il padre in una famiglia che dà le regole di solito. E quindi qui si tratta di diventare genitori di voi stessi, darvi delle nuove regole che funzionino. Vi ricordo che l'archetipo dell'imperatore racconta di una persona che è arrivata lì dov'è perché si è formata da sola, si è sforzata, si è data delle regole, le ha seguite, è diventata la persona che voleva diventare. Ha iniziato a comportarsi come la persona vincente che voleva diventare, un po' quello che vi dicevo prima, no? Bene, andiamo a vedere un oracolo di questi e poi i Ching dell'amore. Wow! Lo specchio d'oro. Allora, qui parla di narcisismo in una relazione, parla di autoassorbimento, di love bombing e di una relazione ad ad un senso solo. Quindi fate attenzione a non essere solo voi a spingere nella relazione e l'altro o l'altra si fa i fatti suoi. Questo lo vedo soprattutto se siete single, perché ho come la sensazione che potreste ehm, malintendere dei segni di gentilezza che arrivano dall'altra parte, voi potreste prenderle come interesse. Quindi fate attenzione anche a questa cosa qua. Andiamo a vedere Ali Ching.
Oh, oh, la tomba dell'amore, carta numero 49 e abbiamo la pienezza, carta numero 55. Ok, allora andiamo a vedere un attimino sul libro come lo traduce. Allora, nel libro viene tradotta la carta numero 49, la tomba dell'amore, come la rivoluzione. E qui, già con queste due parole, qui è come se ci fosse la tomba dell'amore, qualche cosa che non funziona, e la traduzione del libro mi dà la rivoluzione, quello è un po' di cui vi ho parlato fino adesso. Se c'è una reale necessità, si proceda pure al cambiamento, all'innovazione su cui verte la domanda. Nel momento opportuno si troverà appoggio e comprensione che, uniti alla nostra perseveranza e rettitudine, le regole, assicureranno riuscita. Occorre sbarazzarsi anche del minimo interesse egoistico, cioè stabilire ben chiaro che il cambiamento non viene attuato per esclusivo lucro, per pura avidità di guadagno. Anche gli altri, i collaboratori, debbono trarne vantaggio. È necessaria anche una buona perseveranza perché il risultato non giungerà subito. L'archetipo dell'imperatore parla proprio di costanza, ragazzi, quindi è una cosa che in questo caso serve. Quando si cambiano le regole ci deve essere costanza nel seguirle. È un po' come quando qua vi dicevo che bisogna cambiarle e però c'è come un senso di intermittenza per qualcuno di voi. Allora, la carta numero 55 qui viene chiamata come la pienezza, nel libro viene tradotta come l'abbondanza. È il tempo dell'abbondanza. Una persona nobile e saggia la conquista di solito perché sa come comportarsi e ha forte volontà. Purtroppo questo è un tempo eccezionale e perciò a breve durata. Ma la persona saggia non si rattrista per questo. Anche in un periodo breve egli può fare in tempo a compiere tante cose, a fare e a spandere il bene attorno a sé, come il sole di mezzogiorno. Prima vivete, trasformatevi in abbondanza, poi potete insegnare agli altri a stare in quell'energia, perché voi stessi vibrate di questa energia, siete inzuppati. Ok, quindi tutte le persone che stanno vicino a voi in un certo senso risentono più che risuonano, risentono, comunque vivono le vostre vibrazioni d'abbondanza. E anche qui, quello che vi dicevo prima fate il cambio voi, capite voi come cambiare la dinamica, dopodiché vedrete che anche con la relazione, con il o la partner, le cose cambieranno. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale, come vi ho anticipato prima. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, quindi se volete farvi un'idea dei temi che vado via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!